Qual è la prima cosa che fate quando vedete una cosa bella? Pensate di essere per la prima volta di fronte allo skyline di New York, di guardare per la prima volta la nascita di Venere, di Botticelli agli Uffizi, di osservare per la prima volta le rovine di Machu Picchu in Perù. Qual è la prima cosa che fareste? Pensateci un attimo. Beh, la cosa più logica sarebbe guardare davvero quello che si ha di fronte, per goderne della bellezza, darsi del tempo per osservare i colori, le prospettive, le luci, le ombre, i contrasti. Ma cos'è che facciamo spesso? Prendiamo uno smartphone e scattiamo una foto. Una foto che rimarrà nel dimenticatoio della libreria del nostro cellulare. Una foto anonima che potremmo trovare identica facendo una banale ricerca su Google. Una foto che condivideremo sui social solo per mostrare noi stessi in vetrina agli altri. Ma abbiamo davvero guardato quello che avevamo di fronte? Ne abbiamo davvero assaporato la bellezza? Che cos'è la bellezza? Da una delle sue definizioni è la qualità capace di appagare l'animo attraverso i sensi, divenendo oggetto di meritata e degna contemplazione. Non si può dunque parlare di bellezza se non si parla di animo e di sensi e del tempo dedicato alla sua contemplazione. Amo viaggiare e quando sono in viaggio e percorro le strade di città sconosciute mi dedico alla fotografia, al cosiddetto street portrait o ritratto di strada. Il ritratto di strada è molto diverso dalla fotografia di strada o street photography. Questa infatti è una fotografia rapida, una fotografia che immortala la vita di strada nel suo essere frenetica, le auto che sfrecciano per le strade e le persone che attraversano gli incroci in tutta fretta. Il ritratto di strada, invece, è una fotografia lenta. È una fotografia in cui ci si deve dare del tempo, creare un legame empatico con la persona che si ha di fronte, chiedere il permesso di scattare la foto, scambiare due chiacchiere, sorridere, essere cordiali, guardarsi negli occhi, darsi del tempo per creare una connessione emotiva con il soggetto. Solo così, solo creando una connessione emotiva è possibile davvero guardarsi negli occhi e assaporare la vera bellezza delle cose. La fotografia nasce nell'Ottocento e nel corso dei decenni ha subito dei drastici cambiamenti. In passato c'era la fotografia analogica, che prevedeva l'utilizzo dei rullini. E quel che accadeva è che la fotografia veniva sviluppata nella cosiddetta camera oscura, ovvero una stanza oscurata illuminata esclusivamente da una luce in attinica rossa. Attraverso un ingranditore avveniva l'esposizione della carta fotografica, la quale poi andava incontro allo sviluppo attraverso le fasi della riduzione, arresto e fissaggio. Negli ultimi decenni, invece, con l'avvento della fotografia digitale, lo scatto avviene attraverso un sensore digitale, il quale immagazzina tutte le informazioni visive in formato grezzo, anche detto RAW, il quale poi viene rielaborato in quella che potremmo definire camera chiara, ovvero un software digitale in cui al computer riusciamo a pulire l'immagine grezza e renderla più bella esteticamente. Ottimizziamo quindi l'esposizione, il bilancio dei bianchi, le luci, le ombre, i chiari, gli scuri. Rendiamo quindi l'immagine più bella senza renderla diversa dalla realtà che abbiamo fotografato. Non creiamo quindi qualcosa di falso e di non veritiero, ma ottimizziamo la qualità dell'immagine per renderla più bella. Ci sono professioni in cui la bellezza è qualcosa di intrinseco al lavoro stesso. Se pensate a pittura e scultura, è facile associarle alla bellezza. Ma è possibile applicare la bellezza a dei campi molto lontani da essa? È possibile applicarla, per esempio, alla medicina, in particolar modo alla cardiologia?
Nei pazienti con malattia della valvola mitrale la terapia è spesso la riparazione chirurgica. Il chirurgo, infatti, un po' come se fosse un sarto, ripara la valvola con degli interventi sempre meno invasivi, evitando di sostituire la valvola con una protesi, che può essere molto più problematica per la vita di un paziente. Nella pianificazione dell'intervento chirurgico un ruolo fondamentale è giocato dall'ecocardiogramma transesofageo, una sorta di gastroscopia per intenderci, in cui una sonda ecografica viene inserita in esofago e il cuore viene visto più da vicino, andando ad acquisire delle immagini 2D e 3D della valvola mitralica. L'ecografo quindi acquisisce delle immagini che in fotografia definiremmo grezze. Un po' come abbiamo visto per la camera chiara in fotografia, è possibile rielaborare queste immagini con dei software dedicati per pulirle e renderle più belle esteticamente. Ottimizziamo quindi il guadagno, tagliamo i piani anatomici, ruotiamo l'immagine, andiamo ad utilizzare l'effetto fotorealistico, la transilluminazione per ottimizzare le luci e le ombre. Rendiamo quindi le immagini della valvola mitralica più belle. L'ottimizzazione estetica delle immagini ecografiche della valvola mitralica non è fine a se stessa, ma rende i meccanismi della patologia mitralica più chiari ed evidenti. Ci permette di capire, cioè, dove e con che meccanismi la valvola è malata, se c'è un prolasso, se c'è una rottura di corde tendine, le caratteristiche dell'anello. E questo è molto importante perché ci permette di capire dove e con che meccanismi la valvola è malata e ci permette di dire al chirurgo dove intervenire e come poter riparare quella valvola senza sostituirla con una protesi. Miglioriamo quindi la qualità dell'immagine ecografica per migliorare la cura dei pazienti con insufficienza mitralica. La bellezza come mezzo per avere più cura del paziente. Concludendo, è possibile applicare la bellezza a dei campi molto lontani da essa, come per esempio la cardiologia. Così, per esempio, un insegnante, se utilizza la bellezza e un po' di passione, può trasmettere ai propri studenti non solo le frasi scritte sui testi scolastici, ma può entrare nella storia, può mettere le mani nella chimica, può declamare la letteratura. Così un avvocato, per esempio, se utilizza la dialettica, può convincere e affascinare della propria tesi difensiva se davvero crede in essa. Così, per esempio, un architetto, un ingegnere possono ottimizzare il rendering del progetto di un ponte, di un edificio, per convincere della solidità del progetto. Quindi, per un attimo, pensate al vostro lavoro, a quello che fate tutti i giorni. E così come la bellezza può essere il mezzo per avere più cura del paziente, pensate a come la bellezza e l'estetica possono rendere quello che fate più interessante. Datevi del tempo e metteteci passione. Qualcosa di bello nascerà. Grazie.